Ciao ragazze mie e ragazzi miei e bentornati sul mio canale. Allora, grazie, eternamente, grazie. E mi avete lasciato senza parole, eh? Cioè, mi state continuando a lasciare senza parole. Ehm, Infatti non so che dire. Non so che dire. Grazie. La nostra famiglia è un portento, è qualcosa di meraviglioso, straordinario. Abbiamo creato proprio una famiglia di sostegno contro tutte le infermità della mappa mentale, potremmo dire così. Sono immensamente felice che il podcast sull'abbondanza stia facendo fare dei clicconi e delle applicazioni pazzesche. Lo state facendo più di 2 o 3 volte al giorno, il rituale, vi sentite piene, è quella la sensazione, ragazze mie ragazzi. Grazie per aver scelto veramente la libertà e l'amore. E mi sono arrivati tanti messaggi per la testimonianza della nostra sorella che ho pubblicato l'altro giorno. E sì, e come vedete è la fede. Cioè, io non faccio altro che dirvi quello che mi ha funzionato e che mi funziona. Il merito è vostro. Cioè, io sto qua proprio a darvi tutto quello che ho e che so. Il merito è vostro. Cioè, non esisto. Sono la vostra immagine, mi avete creato voi. È un'immagine. Poi quando vi arrivano i clicconi, è perché eravate già predisposte ad avere il cliccone. È bellissimo, è bellissimo. E a tal proposito voglio leggervi adesso, facciamo una piccola parentesi, rubrica Family della nostra famiglia. Un'altra nostra sorella che mi segue da tanto tempo, la nostra ragazza, mi piace perché la chiamo ragazza, perché dice, la nostra sorella ha 70 anni, ma voglio dire, io chiamo ragazzi i miei genitori, quindi è anche lì superare l'idea di questo tempo. Abbiamo capito che il tempo lineare non c'è, è un costrutto della mappa mentale. Lei dice che si sente come una 25enne, ma anche meno, siamo già adulti a 25 anni, ma anche meno. Raggiungere l'adultità animica significa tornare bambini con la saggezza acquisita nel corso del tempo lineare. Io la vedo così, l'ho sempre vista così. E quindi adesso vi voglio leggere questa mail bellissima della nostra sorella, adesso ve la leggo, di una manifestazione che ha avuto importantissima per lei. Allora, la nostra Laura, ok? La nostra Laura scrive: seconda testimonianza, un saluto da Roma. Non me ne vogliono le altre ragazze che non sto leggendo le tantissime testimonianze. E quella dell'altro ieri che ho pubblicato racchiudeva un po' il senso di tutto, no? E infatti il senso è proprio praticate, ragazze mie, praticate. Tanto avete capito che con la fede risolvete tutto. Risolvete tutto. Al bando ogni tipo di vittimismo, perché è quello che vi fa soggiogare. Avete scelto tutto voi in qualità di anima e come vedete, quando vi alleate a quello che vi accade, che avete scelto prima di incarnarvi, il risultato cambia. Il risultato cambia. Il nostro libero arbitrio sta nel decidere come rapportarci a ciò che ci capita, che ci sta capitando da intere vite, sempre la stessa cosa. Allora, come scegliamo di approcciarci? È molto semplice. Mi do. Cioè, con una mente, adesso ve la leggo la mail, ma con una mente così complessa che abbiamo, a volte servono dei ragionamenti complessi per scomplessare la mente, perché il metodo sciamanico animista sono metodi primitivi, semplici, naturali, perché sono naturali. È la nostra mente che ha bisogno di essere disgregata, la nostra mente che ha bisogno di diventare semplice per poter capire. Allora è necessario parlare il suo linguaggio anche un po' più ostico, a volte, per farsi comprendere dalla mente complessa. Ma l'approccio animista, sciamanico è semplice perché è naturale. Cioè gli antichi non è che si leggevano papiri per capire.
è la fede in contatto con la natura, è la connessione con la propria natura profonda che ti fa arrivare a quelle verità, ok? Quindi è molto più semplice, è molto semplice, è molto semplice, è la mente che è complessa. E avere fede è difficile perché c'è la mente in mezzo. Cioè fare la cosa semplice è difficile perché la mente è complessa, ok? Però è molto naturale e molto semplice, ok? Allora, la nostra Laura dice: ciao cara Francesca, saluto te e le sorelle da un'accaldata Roma, come tante altre belle città italiane. Premetto che ho un segno zodiacale sognatore, pesci, e un ascendente pragmatico, razionale, vergine, che fanno a botte, soprattutto per quanto riguarda la costanza. Ma non è vero, Laura. Se io non avessi avuto il mio ascendente vergine, con l'acquario starei chissà in quale mondo. Sarò breve, spero di sì, anche perché la mia mail non si può certo paragonare quanto a interesse e bellezza poetica a quella bellissima e intensa della sorella che ci hai letto stasera 24 luglio. Anche lì le ho risposto, no? I nostri piccoli traguardi sono importantissimi per noi, non c'è una testimonianza o sì, una testimonianza migliore o peggiore, stiamo eludendo il giudizio, eludendo il giudizio. E quindi ogni traguardo e ogni testimonianza ha la stessa validità di esistere. Ok. Sono pensionata e ieri ho ascoltato il video sull'abbondanza e la ricchezza. Stamattina sono andata a fare l'estratto conto. Premetto che la pensione arriverà tra una settimana. Il video di ieri sera sulla prosperità mi è piaciuto molto, mi ha lasciato tanta pace interiore, mi ha rasserenata. Sto ancora aspettando la mia parte legittima di eredità che i fratelli non vogliono darmi. Questo per far capire come debba stare attenta. Però mi sento appoggiata dal divino, tutti i giorni mi guardo intorno, qui a casa, e sin dalla mattina dico grazie per quello che ho, per essere in salute, salute che i fratelli continuano a minare volutamente, come è stato detto, temporeggiando da quasi 7 anni per farmi ammalare e per estromettermi dall'eredità. In fondo a 70 anni è più facile ammalarsi di stress. Anche qui no, colgo l'occasione della nostra sorella email per praticare sul campo, no? Lei dice: i fratelli continuano a minare volutamente la sua salute. I fratelli sono l'immagine che l'anima di Laura ha scelto affinché lei potesse abbattere le sue paure, resistenze, attaccamenti all'amore. È l'immagine perfetta. La famiglia che abbiamo scelto, il padre e la madre, difficili, per quanto difficili e atroci possano essere le nostre immagini, sono quelle perfette. Questo ci insegna lo sciamanesimo, l'animismo, ma tutte le grandi tradizioni esoteriche di tutti i tempi. E allora quando noi smettiamo di avere un atteggiamento vittimistico, che è la mente che vuole fartelo avere, e ti allei con quelle immagini che sono gli dei, gli eventi, no? Come state vedendo, riuscite a cooperare con il divino e a cambiare il risultato di quell'evento. E quindi chissà, come l'ho scritto anche a lei, a Laura, chissà quante volte la tua anima ha proiettato l'immagine di questi fratelli. Allora il nostro libero, perché ci incarniamo tante volte? Perché appariamo tante volte? Affinché possiamo piano piano abbattere le resistenze e gli attaccamenti con le stesse immagini. Formula pentacolare, è la prima legge che ci insegnano allo yoga sciamanico, formula pentacolare. La trovate nel video Magia Pratica 11, la prima parte, formula pentacolare per pacificare questi spiriti perturbati. E continua dicendo: con il mio fortissimo intuito ho scoperto che hanno contraffatto di nascosto un testamento. I miei avvocati, sapendolo, non hanno reagito, no comment, ma ho scoperto altri 2 testamenti, ovviamente dati subito a loro, testamenti perfettamente autentici, e ora non possono ignorare anche questi. E ora i fratelli non sanno cosa fare. La loro avvocatessa è narcisista come loro e urla, minaccia per iscritto senza conoscere la persona. Minaccia a prescindere, intimidendo tra l'altro
con dichiarazioni false anche i miei legali, mettendo volutamente zizzania. Tutte queste, no? Lo dico a Laura, ma lo dico a tutte noi, colgo il pretesto, sono tutte immagini dell'anima, che l'anima proietta finché tu possa sciogliere paure, resistenze e attaccamenti. Formula pentagolare, formula pentagolare. La mia pratica quotidiana. Ringrazio anche per avere un tetto sulla testa, anche se tra uova e patate o uova e formaggio devo scegliere cosa comprare. E dopo aver ringraziato l'universo, gli angeli e gli arcangeli di Dio e dell'amore incondizionato, ripeto le mie bellissime frasi affermative potenzianti la lista dei desideri. In tutto 2 ore massimo, cioè la nostra Laura. Ho detto complimenti per la dedizione, la passione, la disciplina di queste 2 ore al mattino di pratiche. Meravigliosa. A proposito, se qualche sorella o fratello vuole questi fogli preziosi posso mandarli per email senza problemi. Se non ci si aiuta in famiglia, già. Quella vera però, fatta di anime sincere, quella famiglia fatta di anime sincere, a volte sofferenti e combattive per realizzare i loro desideri, ottenendo ciò che è già loro di diritto. Allora stamattina esco e vado al bancomat per stampare l'estratto conto, anche se sapevo che era inattivo ed era composto da una sola cifra. Però ero tranquilla. Avevo in casa medicine e cibo fino al 1° agosto, tranne la frutta. Non mi sentivo povera e questo è fondamentale. Avevo fatto bene i conti e a casa dicevo l'universo non mi ha mai lasciato sola. Il desiderio dell'anima però era di comprare frutta succosa, pesche e albicocche. Poco prima di digitare il PIN sulla tastiera con tranquillità perché conoscevo l'importo che avrei trovato, lasciandomi andare, grande sensazione fisica bellissima come scivolare nell'acqua tiepida dopo una lunga giornata di lavoro, pronuncio a mezza voce con grande tranquillità, senza aspettare nulla in cambio, mi affido all'universo e mi fido, agendo di colpo come il matto, buttandomi nel vuoto, lasciando esprimere l'anima e mettendo a tacere la mente. Il mio ascendente vergine, dice. Esce l'estratto conto con un importo di 3 cifre, quasi metà pensione. Non so nemmeno perché ho detto questa frase. Il desiderio della frutta che mi meritavo? Sensazione di serenità, ero in pace, naturalmente ho ringraziato sia mentre camminavo che a casa. Ecco, questo volevo comunicarti. È una grande prova di fede quella che ha fatto Laura. Tutto ciò, la ricchezza, no, come le ho scritto, è avere tutto ciò di cui hai bisogno quando ne hai bisogno. La ricchezza è una prospettiva della coscienza, come la povertà è una malattia spirituale, come vi ho detto nel video sull'abbondanza. Certo, cara Francesca, tu dici sempre, dici che senza di noi tu, ma noi senza di te, come caspita faremmo? Avremmo potuto fare per impostare bene i nostri pensieri, come facciamo, stiamo facendo ora, abbiamo fatto, o a imparare ad affidarsi e lasciarsi andare, avere fiducia in noi stessi, leggendo le frasi, facendo le pratiche, le meditazioni e scoprire la nostra parte divina che fa la differenza, il famoso salto quantico. Se non ci fossi stata tu con la tua passione, serietà, simpatia, determinazione e preparazione coscienziosa, fatta di impegno e studio quotidiani, dove saremmo rimasti? Ma io sono una tua immagine, una vostra immagine. E come sarebbe stato il nostro futuro animico, la nostra anima, che fine avrebbe fatto? Per non parlare della nostra evoluzione. Ma dove la troviamo un'altra prof, amica, sorella come te? Ma no, ma io guarda, allora, la prof è mia madre. Il fiore! Noi siamo un'immagine della nostra anima, no? Allora, l'anima è una sola. È l'anima mundi, come la chiamava Hillman. Noi siamo scintille di quest'anima mundi. È un tutt'uno, ci specchiamo l'un l'altra. Ci specchiamo l'un l'altra. E quindi è grazie alla nostra condivisione, grazie alla nostra famiglia, che abbiamo creato quel senso di appartenenza in cui poterci sentire libere di essere la nostra vera natura. Ecco perché dico sempre che io non esisto senza di voi, ma perché è necessario la famiglia, il radicamento, la famiglia d'anima, quella che scegliamo, che ci dà l'opportunità di apprezzare e di integrarci anche con la nostra famiglia biologica.
e smettere di essere vittime di quello che ci è accaduto grazie a un supporto della famiglia animica che abbiamo scelto. E così. Ti voglio tanto bene, come voglio bene alla community, che ringrazio per la pazienza avuta nell'ascoltare questa mia, ma anche perché qualche volta mi sono sfogata nei commenti, raccontando il mio caso ancora sospeso, avendo legali timorosi e pavidi. Cara Francesca, mi metto ora in posizione di ascolto e prendo appunti mentre parli del nuovo video. Qui la scenente vergine mi sta chiedendo se può parlare. Amore. Se stasera eravate qui dopo una bella pizza fumante per cena, la tipica vera pizza romana e sottile, bassa e scrocchiarella, andavamo tutti a mangiare il cocomero tagliato a pezzetti e messo in una vaschetta con la relativa forchetta, mentre giravamo per la città illuminata. Questo si fa a Roma in estate. Salutoni a tutti da Laura, che di anni se ne sente 25 grazie alla bambina interiore, sognatrice e combattiva per portare giustizia. Altro che nonna Belarda. Cara Francesca, tanti saluti alla prof, a Gianni Sanno, un bacione romano per te, sempre grata, grazie. Laura mia, Laura. Grazie, sei bellissima, sei bellissima. Mi hai sbloccato un ricordone parlando di Roma. Lo sai che ho vissuto 8 anni a Roma? Quando prendevo la laurea in scienze politiche abitavo in una traversa di Viale Marconi. Prima a scienze politiche stava in Viale Marconi, poi la spostarono vicino a San Paolo. E me la ricordo quella pizza fumante e quella anguria per strada, perché a Trastevere, all'Euro, mi hai sbloccato dei ricordoni assurdi, mi hai sbloccato. È stato bellissimo, bellissimo. Mi ricordo avevo un gruppo musicale, andavo a Monteverde a fare le prove con il mio bassista e chitarrista. Sì, bello, bellissimo, mi hai sbloccato dei ricordi fantastici, fantastici. Quindi grazie alla nostra famiglia. Sono felicissima anche perché ho letto alcune mail di sorelle che si sono riunite e ci sentiamo tutte insieme ogni volta, guardate i video tutte insieme. Ma è stupendo, è bellissimo. Quando gli dei vorranno ci vedremo tutte quante. Quando gli dei vorranno. Io non lo so quando gli dei vorranno, sono solo un loro canale. Quando vorranno sarà bellissimo, sarà talmente commovente, bellissimo, sarà pathos puro, sarà balli, danze, condivisione, gioia, libertà, balleremo nudi sotto la luna. Bellissimo, bellissimo, grazie. Allora, ragazze mie e ragazzi, facciamo queste previsioni settimanali, ok? Per questa settimana infuocata di luglio, qui da me al sud c'è quella tiepida arietta che sfiora i 47 gradi, tiepidissima arietta, e andiamo a vedere cosa accade in questa settimana. Abbiamo iniziato a pubblicare i segni zodiacali per il mese di agosto. Lo dico per le ragazze nuove, i ragazzi nuovi, e vi consiglio sempre di salvarvi il video sia per la pratica da fare per realizzare i vostri obiettivi in questo mese, sia per ascoltarla durante a metà mese la stesa, perché ci sono tutte le energie e le dinamiche che andranno a intercorrere in qualità di karma, che è sempre lo stesso, e poi i risultati invece quando superiamo il karma sono differenti. Cioè i risultati del karma, il karma è sempre quello, abbiamo capito che il tempo non esiste, che la vita e la morte sono apparizioni, stiamo qua da centinaia di volte, quindi vedere il karma significa vedere quali paure, attaccamenti e resistenze ci adoperiamo a sciogliere, in modo tale da andare a vedere quali sono i risultati una volta sciolto questo benedetto carmone, il carmone, ecco. Ok, allora, quindi sì, ragazzi miei ragazzi, facciamo come l'altra volta, so che vi sta piacendo un casino, pure a me moltissimo, mettiamo due varianti, una e due, andiamo a fare con le domande durante la stesa in modo tale da andare a mettere in luce le ombre
e andarle a risolvere già quando mi scrivete la cosa che vi chiedo, ok? Molte di voi la scrivono su un quadernino, i compiti a casa, ok? E su un quadernino, e andate a vedere durante la settimana le domande che vi ho chiesto e le risposte che mi avete fatto, come le state adoperando, insomma, qual è la consapevolezza raggiunta in base alle domande che ci facciamo. E altre me le scrivono sotto i commenti, e molte di voi ambedue, bellissimo, 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 stupendo. Allora, ragazze mie e ragazzi, scegliete una delle due varianti o tutte e due, come meglio vi aggrada. Lasciatevi sempre ispirare, possono essere viste anche come una variante unica. Voi lasciatevi sempre ispirare, che di lavoro ce n'è da fare abbastanza, in modo eccitante, determinante e propositivo. Vai! E partiamo dal primo. Allora, chiediamo agli spiriti, al mio sposo celeste, di realizzare questa lettura per te, in modo tale da realizzare i tuoi obiettivi in questa settimana che dalla parte spirituale si manifestano nella realtà fenomenica. Vediamo cosa accadrà in questa settimana. Qual è il carmone? Per i miei ragazzi, prima variante. Come si conclude questo luglio e si apre questo agosto? Vediamo. Prima carta, energia dominante della settimana. Qual è il grande tema? C'è l'archetipo che si attiva. L'archetipo è una forza, un dio, no? Ok. Dove mettere energia in questa settimana? Cosa fare praticamente? Quali sono le azioni consigliate? Dove investire tempo e cuore? Cosa evitare o lasciare andare, a parte la mente razionale e quindi tutta la mente razionale? Cosa evitare o lasciare andare? Quale strada non percorrere? Quali zavorre lasciare? Qual è l'aiuto visibile? Cioè le persone o le situazioni? Cosa accade? Aiuto visibile, persone e situazioni. Che tipo di supporto concreto arriverà o sarà utile in questa settimana a livello visibile? Qual è l'aiuto invisibile? C'è quello spirituale, interiore, la risorsa dell'anima o una sincronicità che ti sostiene? Poi, quale ombra integrare, guardare in faccia? Quale paura, ferita o schema superare? Si vede così, ragazzi? Sì. E poi il potenziale compimento, risultato della settimana. Ok, abbiamo fatto la nostra bella T di Taromantic. Poi dipende dall'accento, no? Alcuni dicono Taromantic, altri Taromantic, io ho sempre chiamato Taromantic. Ok, allora ragazze mie e ragazzi, sì. Allora facciamo un bel respiro profondo. E partiamo. Cosa accadrà in questa settimana? Shakeriamole un po'. Ok. Allora, andiamo a vedere cosa accadrà in questa settimana, l'energia dominante per te. E abbiamo gli amanti. L'anima è davanti a una scelta, vuole scegliere qua, ci sono scelte, cioè l'anima vuole scegliere non più con la mente razionale, vuole scegliere con amore. Questa carta non parla solo di amore romantico, perché è l'archetipo, ma di fedeltà a ciò che senti,
anche se questa cosa ti espone, anche se richiede coraggio, vuole scegliere con amore. Per esempio, nelle relazioni è possibile in questa settimana un incontro importante oppure una riapertura di connessione. Abbiamo Mercurio retrogrado fino all'11 agosto. Ok. Le relazioni in questa settimana ti chiedono della verità. Cioè, è come se ti dicessino con chi stai per dovere e con chi stai per amore. Tutte le relazioni, amicizia, d'amore, hai capito? Tutte. Se per esempio sei sola o solo, questo è il momento in questa settimana in cui puoi attrarre un legame più profondo, ma solo se hai scelto prima te stessa o te stesso. Quindi è proprio la domanda che ti fa l'archetipo in questa settimana, no? Annotatevela questa domanda. Sto scegliendo con amore o sto scegliendo per paura di restare sola o solo? Domanda potentissima in questa settimana che ti fa l'archetipo. Già mettendoci l'attenzione tu integri l'archetipo, ok? Ok. Dove mettere energia in questa settimana? Cosa fare praticamente? Le azioni consigliate? Dove investire il tempo e il cuore? È un bel 9 di spade abbiamo qua. Allora, dove mettere energia? La mente qua si sente un po' affaticata, Cioè è come se i pensieri ti tenessero sveglia in questa settimana, o sveglio. Ma sono proprio questi pensieri a chiedere una guarigione. Allora, ti dico, non ignorare le ansie in questa settimana, abbracciale, alleati con i tuoi, con i tuoi demoni, che sono le tue ansie, le tue preoccupazioni, le tue emozioni. Cioè, guardali in faccia e abbracciali. Uketamo, ti accolgo, ti accolgo. Per esempio, questa carta nelle relazioni può significare timori di abbandono, dei fraintendimenti, delle proiezioni che possono riemergere. Ricordiamo che abbiamo Mercurio retrogrado, quindi possono riemergere delle proiezioni per essere liberate. Allora, questa carta mi dice che è importante non reagire d'impulso, ma rimanere presenti a ciò che si muove dentro. Rimanere presenti a ciò che muove dentro. In ambito lavorativo, per esempio, potrebbe esserci una comunicazione difficile che richiede empatia e centratura, va bene? Perché a livello pratico questa carta mi dice che potresti... I dialoghi sinceri sono la chiave, ok? I dialoghi sinceri sono la chiave, gli strumenti chiave. Con questa carta qui potresti avere anche dei sogni importanti in questi giorni, annotali, va bene? E la domanda che ti faccio in questi giorni, che richiami la tua attenzione, è questa. Cosa sto cercando di risolvere nella testa, che forse ha bisogno solo di essere sentito nel cuore? Ok? Ok, fatemi mettere il bollino qua, se no mi oscuro di nuovo il video come è successo per il segno del Cancro, il Sagittario. Aspettate, il falso perbenismo e moralismo, no? Ok, vabbè. E ma, ok, tamo. Allora, andiamo a vedere invece, quindi qua dove mettere energia, sull'empatia. Andiamo a vedere adesso cosa evitare o lasciare andare, cioè quale... È rimasto un altro bollino qua, aspetta, ecco. Quale strada non percorrere, quali zavorre lasciare. E infatti è la rigidità, l'imperatore. Sai che cosa devi lasciare andare in questa settimana? L'illusione di dover essere forte e inflessibile sempre al comando. Lascia andare le maschere, quella di essere, l'illusione di essere forte e inflessibile. Non è tempo di rigidità, ma di umanità, mi sta dicendo questa stesa. Sai di che cosa è tempo? Dell'imperfezione sacra, imperfezione sacra. Non cercare di dominare né te stessa né gli altri,
Per esempio, nelle relazioni potresti scontrarti con una figura autoritaria. Guarda che ti dico. Può essere un capo, può essere un partner, può essere un padre, ok? Se invece sei tu quella figura, no? Prova a sciogliere il controllo, restando in ascolto. Quindi la domanda che ti faccio con questa carta è: chi sto cercando di gestire? Me stessa? Gli altri? E se invece li lasciassi liberi di essere, sia te stessa che gli altri? Cioè non impieghiamo energia in cercare di gestire, controllare noi stessi o gli altri in questa settimana. Mettiamoci soprattutto in ascolto, in empatia, altrimenti vengono questi problemi qua, che è un azzuffo della mente, no? Ok, andiamo a vedere adesso l'aiuto visibile, persone, situazioni, che tipo di supporto concreto arriva. E qua abbiamo un bellissimo paggio di bastoni. Qualcuno ti porta un messaggio nuovo, che può essere un'idea, un invito, qualcuno ti fa un invito, una proposta, può essere una, qua vedo una figura giovane, anche entusiasta, cioè questa energia porta all'inizio di qualcosa, può essere una persona giovane, entusiasta, anche avere 88 anni e essere una persona giovane, ok? È proprio lo spirito del paggio di bastoni, no? E questa carta ti dice, ragazze e miei ragazzi, per i segni visibili, ascolta anche i segnali casuali, che non sono casuali, perché ti porta un messaggio nuovo, qualcosa di nuovo, che è il supporto in questa settimana. Per esempio, nelle relazioni di tutti i tipi può essere un nuovo contatto, anche leggero, che può aprire una nuova via. Qualcuno qui ti stimola a risvegliare la creatività e il coraggio. Se sei in coppia, per esempio, possono arrivare dialoghi più freschi, più novità, voglia di condividere, ok? Quindi invece a livello pratico possono essere delle iniziative imprenditoriali oppure iniziative comunicative che partono però da una scintilla. Questa è una scintilla. Può essere un colloquio, come diceva una zia mia, un colloquio. Una delle 11 sorelle di mio nonno, il colloquio, al colloquio. Può essere un colloquio, una mail o una chiamata, possono avere, guarda, questa chiamata, quest'email, questo colloquio, quest'idea, questa energia qui, ti dico che ha più valore del previsto. È una cosa che sorprende, più valore del previsto, ok? Ok. E attenta agli incontri casuali o le cose casuali che sembrano casuali. Vediamo qual è l'aiuto invisibile. Beh, la stella, che bello, è bellissima la stella, la tua guida spirituale è con te totalmente, totalmente in questa settimana, ma non è che in questa settimana è sempre con te la tua guida spirituale, l'anima, il daimon, la missione, angelo custode, spirito guida, amante mistico, chiamiamolo come vogliamo, è sempre lui, è sempre lui. È con te, ma non è, è sempre con te, però è come se tu lo senti, va bene? Ecco. Qua c'è qualcosa di puro, di elevato, di invisibile che ti sta guidando verso il tuo bene più alto, anche se non lo vedi. Questa è la carta della fede luminosa, la guarigione profonda della fiducia. Va bene? Ok. Nelle relazioni questa carta mi dice che un legame, il karma di alcuni legami che possono essere tra fratelli, tra amanti, tra amici, tra amore, ecco, il karma legato a un certo legame si sta riequilibrando. Se per esempio una relazione ti ha ferita, ecco, ora puoi guarirla nel cuore anche senza fare nulla. Se per esempio hai perso la fiducia negli altri, no? Ecco, lo spirito ti sta riaprendo il cuore. Quindi, più che una domanda, adesso ti do un'affermazione, cioè tutto quello che hai attraversato, che stai attraversando, che puoi attraversare in questa settimana, è la strada verso una luce più grande. Va bene? Qua non ti faccio la domanda. Ricordati queste mie parole in settimana. È la strada verso una luce più grande. Ok? Vediamo qual è adesso l'ombra da integrare, da guardare in faccia, quale paura, ferita o schema superare. L'urgenza mentale. Cavaliere di spade.
Allora, ragazze, ragazzi, attenti agli scatti impulsivi, alle parole taglienti, alla rabbia che copre la paura, perché l'ombra qui è l'urgenza mentale, cioè il bisogno di spiegare o chiarire tutto subito. Allora, lascia che la verità venga da sola, con i suoi tempi, va bene? Lascia che la verità venga da sola con i suoi tempi. Questo in quali ambiti? In tutti quelli che puoi vivere in questa settimana. Per esempio, nelle relazioni potrebbero esserci delle discussioni o delle tensioni. Evita, ti dice questa carta, i confronti frontali. Respira, aspetta, ascolta. Perché qua con il silenzio qua guarisce più di 2000 parole che vi potete dire. Allora, qua te la faccio la domanda invece. Puoi rispondermi giù sul quaderno come molti di voi fate. Cos'è che stai combattendo là fuori? Cos'è che stai combattendo là fuori che in realtà è una parte di te? Ok? Ok. Andiamo a vedere adesso il potenziale compimento di questa settimana. Ok? Andiamo a vedere. Bellissimo. C'è un 8 di bastoni. Boom, un'accelerazione. Tutto si sblocca all'improvviso. Notizie, incontri, decisioni. Se hai lavorato dentro bene, il di fuori si muove. Una bomba è questa stesa. Boom. Notizie, per esempio nelle relazioni ci sono comunicazioni rapide, messaggi chiarimenti, anche riconnessioni improvvise. Qua può esserci un viaggio, uno spostamento può, per esempio, far avvicinare chi era lontano. Se sei in attesa di una risposta, arriva. Questa è la chiamata. Se sei in attesa di una risposta, preoccupazioni rispetto a vari ambiti, arriva. Per esempio, a livello pratico, ci sono lavori, trattative, vendite, opportunità in movimento. Qua c'è anche ricezione veloce di mail, conferme, segnali chiari, è come se si sbloccasse Mercurio retrogrado. Ok? Al boom va subito questa cosa, una cosa improvvisa. Mm. Quindi, riassumendo in questa stesa, proprio le domande per l'autoguarigione, ok? Sono quelle che ti ho detto. E il succo di queste domande è: quale scelta ti sta chiedendo in questa settimana di essere fedele al tuo cuore? Qual è la scelta che ti sta chiedendo di essere fedele al tuo cuore? Poi in quale direzione o in quale relazione stai cercando di avere il controllo? E cosa accadrebbe invece se lasciassi andare? Perché c'è molta energia improntata o c'è, si presume a livello karmico, ci sia una eccessiva energia nel controllare degli eventi o delle persone o una parte di te. Non lo devi fare. Vum, e si sblocca tutto. Va bene? Ehm, Chiediti in questa settimana cosa puoi fare oggi per ricostruire la fiducia nell'amore e negli altri. Cosa puoi fare oggi per ricostruire la fiducia e l'amore negli altri, che poi è verso di te. Chiediti anche questa domanda importante. Quando parli o agisci impulsivamente, no? Cosa stai veramente cercando di comunicare? Ricordati, quando in questa settimana arriverà questa cosa. Quando parli o agisci a livello impulsivo, che cos'è che stai cercando di comunicare veramente? Spesso si ha paura di essere lasciati indietro, no? Allora dico la mia, impulso, per non essere stata ascoltata, magari ascoltato prima o nell'infanzia. Ti faccio questa domanda: quando parli o agisci impulsivamente, cosa stai veramente cercando di comunicare? Ok? Sì, tutto quello che accade è relazione, tutto è specchio.
questa settimana ti offre l'opportunità di trasformare la tua mente, accendere il tuo cuore e guarire i tuoi legami a partire da una scelta interiore. Ok? Ok. Tu stai riprendendo? Sì. Adesso ci mettiamo una carta di... anzi, mettiamoci una di queste. Di oracoli. Poi andiamo a vedere l'amore. Rallenta, che ti ho detto? Rallenta, avanza a piccoli passi, la situazione va gestita con tranquillità. E poi il succo di quello che ti ho detto, non agire impulsivamente in questa settimana, rallenta, rallenta. È una scelta che fai dentro che poi fai sbloccare tutto fuori, ok? Un'esperienza significativa trasforma un ostacolo in opportunità e volge la situazione a tuo favore. Mi confermano che c'è un'esperienza significativa, che può essere un'esperienza di tensione o dei confronti con qualcuno, che tu, grazie a la risposta che mi hai dato a quelle domande, realizzerai la situazione a tuo favore. Ok? Ricordati, sei immensamente amata, amato, sempre. È sempre tutto per te. Tutto quello che ti accade è un'emanazione della tua anima, come fa a non essere per te? È la mente che pensa che ci siano cose contro di te, perché la mente è vittima. Ok. E poi c'è un bellissimo cambiamento che arriva, il terreno è fertile, servono solo tempo e pazienza per creare nuovi frutti. C'è un grande cambiamento qua che arriva in questa settimana e questo sblocco qui di cui ti parlavo. Tempo e pazienza, rallenta, va bene? Lascia che tutto fluisca, perché ci sono delle novità sorprendenti per te in questa settimana, va bene? Ok, adesso ragazze mie e ragazzi, vediamo l'amore. Allora, ci mettiamo queste qua. Queste le metto così. Allora, 3, mettiamo così. Ok, si vede? Ok, e andiamo a fare l'amore. Tutte insieme ce ne andiamo a fare l'amore. Andiamo. Allora, andiamo a vedere con questi altri tarocchi cosa accade in amore per te in questa settimana, sia che tu abbia una persona nel cuore, sia che non ci sia nessuno, ok? Vediamo per tutte voi e tutti voi. Allora, andiamo a mettere prima di tutto la tua energia attuale in amore, cioè come ti stai predisponendo, cosa emani, sei aperta, chiusa o chiuso, in attesa o in creazione. Vediamo. Qual è il pensiero che influenza la tua vita amorosa? Cosa pensi sull'amore? Quale convinzione, aspettativa o timore guida i tuoi atteggiamenti? Qual è il desiderio profondo del tuo cuore? Cosa vuoi davvero al di là di ciò che credi di volere? Cosa anela la tua anima? Poi, cos'è che blocca o ha bisogno di essere lasciato andare? Ferite, illusioni, dipendenze, fantasmi del passato, illusioni del futuro? Cos'è che non serve più? Poi, chi può arrivare, oppure come si muove verso di te, chi hai nel cuore, ok? Andiamo a vedere l'altra parte, chi può arrivare, oppure l'altra persona, l'incontro con l'altro, cioè com'è lo scambio, cosa vi state insegnando, la dinamica energetica tra voi, e poi il potenziale compimento amoroso in questa settimana. Questa ce la mettiamo, vedi che non mi entrano più le carte, ragazzi, vedi che non mi entrano più le carte. Allora, facciamo una cosa così. Allora, no, guarda, allora, allora, fatemi mettere queste carte qua così. Allora, così mi entrano, belle, vedi? Oh, ecco qua, così. Mettiamole di qua, così mi entrano. E questa la mettiamo qua così, no? Belle ordinate. Ascendente Vergine.
Ok. Allora, respirone, respirone profondissimo. E partiamo. Partiamo con la tua energia attuale in amore. Allora, il 3 di denari è una bellissima energia la tua. Mi dice che in questo momento sei pronta o pronto a costruire, a collaborare, a condividere con maturità, con dedizione. E quindi qua come se mi dicesse che il tuo cuore non cerca più dei castelli di sabbia, ma delle fondamenta vere. Quindi stai entrando in una fase in cui l'amore non è più illusione, ma come se fosse un'opera d'arte, mi viene in mente con questa carta, no? Un'opera d'arte condivisa. Qua tu hai capito che anche in amore si lavora, ci si guarda a specchio, ci si plasma, si ascolta, si cresce, no? A livello sciamanico questo è proprio un segnale, cioè la tua energia si sta armonizzando tra mente, cuore e corpo e si apre qua a ricevere un amore concreto che coinvolge anche il quotidiano e il terreno. Cioè sei pronta, questa è la tua energia, quello che siamo all'interno proiettiamo all'esterno, no? Vediamo il pensiero che influenza la tua vita amorosa. 10 di spade. Qua c'è una ferita antica però. Forse più di una. Può essere una delusione pesante, un crollo. Cioè è come se mi dicessero che il tuo pensiero porta ancora l'impronta del dolore, di una chiusura. Forse anche della paura che l'amore porti ancora il tradimento, la fine, questa paura qui. Però ti dico una cosa, il 10 di spade è anche la fine della notte buia. Cioè, non può andare peggio, cioè nel senso non c'è più giù. È l'alba dopo il trauma, è l'attimo in cui decidi che non sarai più vittima delle tue ombre, mi spiego? Quindi, adesso ti faccio una bella domanda. Qual è la storia che ti racconti ogni volta che stai per aprirti all'amore? Cioè, incontri una persona o vedi quella persona, qual è la storia che ti racconti? Cioè, quale storia ti racconti ogni volta che stai per aprirti all'amore? Qual è? Ecco, quella storia è ancora vera o è solo un ricordo che chiede di essere liberato? Ricordiamo l'archetipo principale, scelta del cuore, cioè il cuore, l'amore vince la morte, no? Sì, ok, ok. Qual è il desiderio profondo del tuo cuore? Bellissimo, innocente, 6 di coppe. Il tuo cuore desidera innocenza, dolcezza, ricongiungimento. Cioè questo è il desiderio dell'anima, sai di che cosa? Proprio di tornare a casa, di vivere un amore che sappia di infanzia sacra, di sguardi puri. Cioè desideri un amore che non ti chieda di lottare per esistere, ma che ti accolga come sei. Questa carta in alcuni casi parla anche di un ritorno, lo ribadisco, abbiamo Mercurio retrogrado fino all'11 agosto. C'è qualcuno del passato che torna oppure l'arrivo di qualcuno con un'energia profondamente familiare. Ok? Quindi passato atavico di altre vite che non hai conosciuto in questa apparizione sulla Terra. Ok, vediamo cos'è che blocca o va lasciato andare. Eh sì, un cambio emozionale, lasciare il conosciuto pur se ha fatto male, però lo conosciamo e stiamo lì. Il matto, cioè la fede del matto, una strada sconosciuta. L'otto di coppe in questo caso è la scelta dolorosa ma necessaria di voltare le spalle a ciò che non nutre più. C'è qualcosa qua, o qualcuno, che non è allineato con ciò che tu vuoi davvero. Partiamo da qua. Può trattarsi anche solo di un'immagine che tu hai idealizzato, oppure di una speranza che ti ha trattenuta in sospensione. Cosa ti dice questa carta qui? È tempo di camminare via, con dignità, verso la tua verità amorosa.
A livello pragmatico, qua mi dice lascia andare la relazione o l'atteggiamento che ti fa sentire a metà. Ok? Ok. Vediamo chi può arrivare in questa settimana oppure come si muove verso di te chi hai nel cuore. Wow! Così, bello allegro e ti fa come felice come una bambina. 4 di bastoni. Questo è l'amore, è l'amore che celebra, che vuole unirsi, che vuole costruire case insieme. Se per esempio hai già qualcuno nel cuore, questa persona può avvicinarsi a te con maggiore stabilità e voglia di riconoscimento reciproco. Se invece sei da sola o da solo, in questa settimana qualcuno può arrivare con un'energia bellissima, gioiosa, calda, pronta a condividere con te. Questa carta qui mi parla che non è l'amante fuggiasco, ma chi desidera creare insieme. Quindi a livello pratico qua potresti ricevere un invito, e era anche questo, no? Potresti ricevere un invito, partecipare a un evento, vivere un momento in cui l'amore si manifesta in modo, guarda, direi quasi sorprendente, perché qua, questa è la settimana in cui tu vieni sorpresa, o sorpreso, va bene? Sì. Vediamo a questo punto il risultato finale, lo chiamerei la danza con l'altro, no? Chiunque l'altro sia. Ah, vabbè, 10 di coppe. Cioè, siamo davanti a una delle carte più belle dell'intero mazzo. La danza tra te e l'altro, che sia già presente o in arrivo, è qua una piena possibilità di felicità condivisa, di visione comune, di famiglia dell'anima, cioè come se due anime qua avessero finito di cercarsi e finalmente si vedono. Cioè questo incontro non è casuale, ovviamente non esiste il caso, è proprio un eco, lo chiamerei un eco, è un eco dell'unità spirituale che già esiste tra di voi. È bellissimo, l'amore è una bomba in questa settimana, eh? Cioè è proprio stupendo, non ho ancora visto l'ultima carta, dice, mo me la smonta tutta la stessa, no, no, andiamo a vedere. Che dici? L'apro, no, non l'apro, dai, no, 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 Francesca, non l'aprire, non l'aprire, va bene così, no, no, l'apro. Dai, l'apriamo, l'accendiamo, l'apriamo, vai, potenziale compimento della settimana, rullo di tamburi. E carta canta, ci abbiamo il mago, non poteva essere altrimenti, dai, una bomba così. Allora, abbiamo il mago, ragazze mie, ragazzi. Tu sei la creatrice del tuo destino amoroso, o il creatore. Il mago è la carta della piena manifestazione, della volontà, della capacità di usare tutte le risorse interiori per iniziare qualcosa di completamente nuovo. Cioè questo è un momento di pura alchimia. Se metti intenzione, azione e cuore, puoi attirare esattamente ciò che desideri. Però devi credere nel tuo potere. In poche parole, diciamolo in coro, fede, eccola, nella tua magia. È chiaro? Guarda, allora io ti dico una cosa, nel piano concreto qua io vedo assolutamente nuove conversazioni, nuovi incontri, una svolta comunicativa, anche un gesto tuo, che può cambiare tutto. Sì. Bellissimo, bellissimo. Guarda, per quanto riguarda l'approccio relazionale, sentimentale, qua nelle relazioni con gli altri, che possono essere amici, colleghi, famiglia, l'energia è quella del risveglio del cuore, della guarigione dalle vecchie ferite. Potresti sentirti in questa settimana, in questi ambiti relazionali, più selettiva o selettivo, ma anche più autentica. Cioè, questa è una settimana, per quanto riguarda le relazioni con amici, colleghi e famiglia, è una settimana per riconoscere i legami sinceri e lasciare andare i rapporti basati su maschere, insomma, gli squilibri di potere che conosciamo bene. Allora, ti ho già fatto le domande per la parte amorosa, no? Rispetto soprattutto alla domanda era quale storia amorosa sto ancora trattenendo nel cuore, anche se è finita, o un'idealizzazione. Che tipo di amore stai sognando davvero, ti chiedo?
E cosa sei disposta o disposto a fare per viverlo? L'altra domanda che ti faccio in base alle carte che sono uscite: quale relazione nella tua vita ti fa sentire a casa e perché? Ok? Quindi in questa settimana io vedo che non si tratta qua di innamorarsi di qualcuno, si tratta di ricordarti quanto puoi innamorarti di chi sei diventata. Ecco perché poi mi proietti questo, ok? Bellissimo. Wow, andiamo a vedere adesso, visto che qua c'è una cosa bella, con i miei potenti oracoli lui lei, cosa ti dirà questa persona? Vediamo un po'. Leggitelo da sola. Ti sposerò perché? E beh, c'è il 10 di coppe. C'è una bellissima connessione qua, eh. Bella, 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 bella. Cos'è il matrimonio? Il matrimonio è la condivisione pura di intenti, di ideali, di carne, di spirito, d'anima. Ti sposerò perché, ti dice questo qua. Bellissimo. Vediamo cos'altro. Mi hai strappato il cuore, non so, devo aggiungerne altre per farti capire. Mi hai strappato il cuore, c'è una persona a cui stai strappando il cuore in questa settimana. O l'hai già fatto? Cos'altro? Sono insicuro, la mia è solo apparenza. Allora, eccolo qua, il nodino che sciogliamo subito. Puoi avere a che fare con una persona che sembra più fredda fuori, era questo imperatore qui, te l'avevo già detto. È solo apparenza questa rigidità, va bene? È solo apparenza, è un'immagine della tua anima affinché tu faccia il processo di andare oltre le apparenze come il cuore ti chiama a fare. Quindi ti puoi confrontare con una relazione in cui c'è una persona un po' più rigida fuori, ma è solo apparenza perché c'è fragilità all'interno, ok? Mm. Vediamo un po' adesso cosa ci dicono questi altri. Caos e contrasto. Eh sì, cuore fedele, non avevo dubbi. Girare in tondo. Guarda, girare in tondo è la carta del karma che passa a un livello successivo e anche la restituzione dei doni del karma. A livello amoroso questa carta mi dice che ci possono essere delle tensioni in questa settimana che mantenendoti fedele a te stessa o a te stesso e al tuo cuore risolvi un karma a livello relazionale. È un nuovo step a livello relazionale. Mi dice anche che dall'altra parte, mantenendoti fedele a te stessa, c'è una persona che ti è molto fedele. Ma delle situazioni possono essere di tensione. Quando è che ci sono situazioni di tensione? Quando mente e cuore si stanno azzuffando. Poi noi facciamo vincere il cuore, ovviamente, cuore fedele. Girare in tondo è in karma il risultato del karma positivo che ti arriva dopo esserti mantenuta fedele o mantenuto fedele a te stessa o a te stesso. E qua abbiamo la rigenerazione, nonostante ci sia la lava ancora, l'albero spuntano le nuove foglioline. È una qua vai lasciando una vecchia ferita, ragazze e miei ragazzi, abbiamo l'opportunità di avere Mercurio retrogrado che ci fa un po' di più fermare, anche rallentare, fare pace con quelle emozioni perturbate e andare incontro a questa grande felicità del 10 di coppe. Va bene? Ok,
Detto questo, ragazzi miei ragazzi, io concluderei qui. Vi invito sempre a guardare il vostro segno zodiacale che è uscito per il mese di agosto, dove ci sono anche le pratiche indirizzate proprio a te e tu possa realizzare i tuoi massimi obiettivi in questo mese, va bene? Detto questo, ti abbraccio forte, passo alla seconda variante se mi segui anche lì, altrimenti noi ci vediamo prestissimo e come sempre che tutti gli dei ti benedicano. Mua! Eccoci qua per le mie ragazze e i miei ragazzi che hanno scelto la seconda variante o anche la seconda variante. Andiamo a vedere tutto quello che accadrà in questa settimana e come orientarci al meglio per la realizzazione dei nostri massimi obiettivi. Quindi faremo la lettura completa della settimana, poi andremo a vedere l'aspetto economico, pratico, lavorativo, la lettura sulle relazioni in generale, sia amicali, familiari, sociali, la lettura dell'amore, sia per chi ha qualcuno nel cuore, sia per chi è aperto a un nuovo incontro. Poi andremo a fare delle domande di auto-osservazione in modo tale da andare a sciogliere. E infine ci faremo un riassunto ispirato e potente, ok? Allora, ok, chiedo agli spiriti, al mio sposo celeste, di realizzare questa creazione per te. Allora, partiamo con l'energia dominante della settimana. Qual è il grande tema? L'archetipo che si attiva, l'archetipo è una forza, il tuo daimon, l'aspetto del tuo daimon, del tuo spirito guida che si vuole manifestare in questa settimana. Poi, dove mettere l'energia? Cosa fare praticamente? Quali sono le azioni consigliate? Poi, cosa evitare, cosa lasciare andare, quale strada non percorrere, quali zavorre lasciare. Qual è l'aiuto visibile, cioè le persone, le situazioni, che tipo di supporto concreto arriverà a livello visibile? Vediamo un po'. Poi, l'aiuto invisibile, che sono le tue risorse interiori, spirituali, la risorsa dell'anima o una sincronicità che ti sostiene. Poi, quale ombra integrare, guardare in faccia, quale paura, ferita o schema superare? E poi il potenziale compimento e risultato della settimana. Come si chiude la settimana? Che frutto maturerà? Allora, facciamo un bel respiro profondo. E partiamo. Cosa accade in questa settimana? Shakeriamo un po' le carte. Ok. Allora, energia dominante, l'archetipo, il tuo daimon, quello che vuole palesarsi in questa settimana a livello di potere, cos'è? Il potere, il punto. L'imperatore. Allora, questa settimana è come se nascesse sotto l'egida di un potere che vuole farsi struttura, direi così. Cioè l'imperatore qui porta ordine, disciplina e determinazione. E sai com'è? È il sacro architetto, no? Che disegna un territorio nuovo, basato però non sul controllo, ti dico questo, ma sulla responsabilità, sulla capacità di incarnare la tua autorità interiore. Quindi l'energia dominante parla di strutturare una nuova vita oppure di consolidare ciò che merita radici. Quindi la domanda che ti devi fare in tutta questa settimana con questo assunto è che tu sei il custode, la custode del tuo regno. Allora la domanda in questa settimana è: quale regno vuoi costruire? Che tipo di regno vuoi costruire? Te lo chiedo sia, mi puoi rispondere sotto sul quadernino come state già facendo. Ok? Quale regno vuoi costruire? Perché qua c'è questa esigenza di radicamento qui. Ok.
Andiamo a vedere dove mettere l'energia, cosa fare praticamente, le azioni consigliate, dove investire il tempo e il cuore. Nel carro, nell'azione. Sei pronta o pronto? Guarda, il carro in questa posizione ti invita ad agire, ad avanzare, a decidere con chiarezza, perché questa settimana ti chiede coraggio, velocità e direzione. Il potere in questa settimana non è nel controllo, sai? Ma è nel movimento coerente. Se qualcosa è pronto a sbocciare, vai. Non temporeggiare, vai. Non tergiversare, non ti fare bloccare. Ricordati, questa è proprio la settimana in cui dovete intensificare il mantra Shrim Paramesvari Svaha. Lo trovate nella playlist podcast yoga sciamanico, fallo appena sveglia o appena sveglio. Ok? Sì, quindi questa è l'azione consapevole, vinci tutti i dubbi interiori che hai, perché devi guidare le tue forze in un'unica direzione, senza tergiversare, va bene? Ok. Andiamo a vedere adesso cosa evitare affinché si faccia questo, cosa evitare o lasciare andare, cioè quale strada non percorrere. Il re di denari. Il re di denari come cosa da evitare. Allora, è chiaro. Allora, sì, mo ti dico. Allora, il re di denari come cosa da evitare ci mette in guardia da un eccesso di rigidità, da un attaccamento alla sicurezza materiale, oppure alla paura del cambiamento. Quindi ti dice qua, riguardatevi il podcast sulla prosperità e l'abbondanza, ragazze e miei ragazzi, è fondamentale in questa settimana, fondamentale. Come vedete i podcast lavorano nel profondo, la prima volta che lo ascolti è un conto, la seconda un altro conto, la terza un altro conto e poi alla fine, voglio dire, facciamo i conti. Che cazzo? Sì. Guarda, mi dice evita di restare bloccata o bloccato in vecchi modelli di successo. Fondamentalmente questo è quello che ti ho detto nel podcast. Oppure in rapporti o in dei lavori che sono solo stabili, però non sono più vitali, no? Allora, lascia andare la falsa sicurezza. Questa è questa carta in questa posizione. Solo ciò che è vivo, porta alla vera stabilità. Tutto il podcast che vi ho fatto, Magia Pratica 14. Sì. E questa è una settimana che ti mette alla prova per questa cosa, Cioè, forte, forte. Ok. Vediamo qual è l'aiuto visibile. L'aiuto visibile. L'aiuto visibile è il 6 di bastoni. Avrai successo qua. Avrai successo. Ma questo è un successo pubblico, Cioè una vittoria pubblica che è pronta per te. Cioè è il riconoscimento, l'affermazione, l'applauso della vita, degli altri anche, che ti riflettono quanto sei cresciuta o cresciuto, quanto ti sei armonizzata o armonizzato. Quindi in campo pratico questo aiuto visibile può indicare o il successo in un'iniziativa o progetto, o una comunicazione vincente, o della visibilità o delle conferme che avrai, delle approvazioni o del supporto, c'è qualcuno che ti vede davvero e ti riconosce il valore, ok? Per esempio, in amore e nelle relazioni c'è chi si accorge del tuo splendore, anche chi torna ad apprezzarti, oppure chi ti guarda con occhi nuovi. Perché? Perché la tua luce è evidente in questa settimana. Cioè ti dicono la tua luce è evidente, non nasconderti, hai qualcosa da dire, celebrati, celebrati. Va bene, è bellissimo, bellissimo. Vediamo qual è l'aiuto invisibile. Vediamo l'aiuto invisibile. Wow, regina di denari. È bellissima questa carta perché mentre l'esterno ti celebra,
L'anima qui ti sostiene nel profondo, con molta cura, con molta fertilità, con molta abbondanza. Questa regina è la dea della terra, no? Crea, nutre, sostiene, rende bello e solido tutto ciò che ama. Questa è una parte tua interiore, la tua, direi, sacerdotessa pratica, che sa cosa serve davvero per fiorire. Questa figura può essere anche una guida concreta, che può essere una donna, una madre, una terapeuta, un mentore, che ti accompagna silenziosamente nel tuo processo. Questa carta ti dice una cosa importante: la vera abbondanza è la pace con te stessa o con te stesso. Ti dice: coltiva ciò che ti nutre, non ciò che ti distrae. Coltiva ciò che ti nutre, non ciò che ti distrae. Qua tu hai la certezza della tua solidità interiore. Assoluta certezza. Beh, questo lo vedo anche da tutte le testimonianze, le mail che mi state mandando, continuate a mandarmi. Quando hai la certezza della tua solidità interiore, della madre terra che ti nutre, ti sostiene, questa è la settimana del grande successo esterno rispetto a questo. Molte di voi avranno grandi manifestazioni della vostra fede in ciò che ti sostiene dall'interno. Questa è la settimana bomba per moltissimi di voi. Ok, andiamo a vedere l'ombra da integrare qual è. L'ego che si distrugge, la torre. Allora, l'ombra da integrare è la torre. La torre è la distruzione delle certezze dell'ego, della mente razionale, quelle che fanno paura. Quando hai paura è la mente che ha paura, non sei tu come anima che ti sostiene. Ok? Allora, quindi la torre è distruzione di un ego, una maschera, la distruzione di un'illusione, anche di una relazione che non sussiste. Allora, questa torre può essere improvvisa oppure profondamente voluta da te. Questa torre mi dice che ti libera da ciò che non è più vero e ti prepara a un salto di coscienza. Allora questa carta cosa ti dice? Non opporti, accogli, non trattenerlo, lascia andare. Quando il castello di carte crolla, la tua anima si mette a cantare. Successo. Può anche essere qualcosa che hai vissuto già, alcuni di voi lo vivono in questa settimana, qualcosa che fa paura alla mente che crolla. Però guarda che carte potenti che abbiamo qua. Sì. Perché qua l'archetipo dell'imperatore. L'archetipo dell'imperatore, cioè è questo re di denari qui. Questa cosa ti mette a confronto con la vecchia idea di solidità e di stabilità, anche economica e di prosperità. È proprio il crollo delle vecchie credenze relative alla prosperità. Quindi queste si manifestano nella realtà sotto forma anche di persone con le quali avrai a che fare, che sono lo specchio delle resistenze. Va bene? Questo imperatore può essere una figura maschile di potere o un'autorità, può essere un padre, un capo, un compagno, però è anche la tua energia maschile interiore che si sta risvegliando per costruire la tua opera nel mondo, rispetto al regno che sei chiamata a fondare, su un'altra idea di prosperità, che è quella di cui abbiamo parlato nel podcast. E quindi anche questo re di denari è un uomo, una figura autoritaria troppo chiusa nel controllo, è anche un lavoro o un ruolo che ti dà sicurezza però non ti rispecchia più. Ed è anche la tua parte interiore che vuole possedere e garantire invece di vivere e creare. Quindi qua ti si chiede di lasciare andare la falsa sicurezza e c'è un evento, c'è già stato un evento per molti di voi che vi farà, che tu vuoi ardentemente la vera sicurezza che è la prosperità nell'anima, il credere nella prosperità dell'anima, no? Che tutto ciò di cui ho bisogno ce l'ho nel momento in cui ho bisogno. Quindi crolla questa idea di certezza qui, o con un evento in questa settimana o è già accaduto dentro di te. Sì. Bellissimo.
Ok, vediamo qual è il potenziale compimento in questa settimana. Boom, Re di Spade. Alla fine della settimana sarai un'altra o un altro. Sarai più lucida o lucido, consapevole, più vera, più vero, perché il Re di Spade rappresenta qui proprio il discernimento, cioè la spada è la mente al servizio del cuore. Lottare contro le proprie resistenze al cuore. Come vi ho spiegato nel video Magia Pratica 13, la guerra è sacra, no? Come disse anche Gesù, io non sono venuto qui a portare la pace, ma a portare la spada. E questa, nel Vangelo di Matteo, questa l'approccio a questa affermazione di Gesù è stato molto controverso, no? La guerra è sacra contro le nostre stesse resistenze a una vecchia idea di prosperità in questa settimana. Quindi io ti vedo qui che in questa settimana puoi assolutamente prendere una decisione chiara, chiudere una situazione o anche dire quello che va detto, Tu dirai quello che va detto finalmente per alcuni di voi. E anche quel compagno interiore o esterno che può mostrarsi a te con onestà, con rispetto e con chiarezza. In buona sostanza, questa carta in questa posizione ti dice che la verità è la tua spada. Usala con eleganza e con coraggio. Sì. Se dovessi dirti a livello di dinamiche pratiche, lavorative, economiche, no? Nella sostanza, qua il carro con l'imperatore mi parla di decisioni pratiche importanti, anche delle azioni strategiche, anche un avvio o consolidamento di un progetto, e mi dicono che questa settimana può essere un ottimo momento per affermarti professionalmente, lo vedevamo anche qui. Infatti questo 6 di bastoni mi parla di riconoscimento, di vittorie, possibilità di ottenere anche visibilità dei clienti, dei contratti, il supporto. Perché? Perché ricevi delle lodi, dei messaggi positivi, delle risposte tanto attese. Ci sono grandi sblocchi in questa settimana, l'ho visto anche nell'altra variante. Il re di denari qua con quest'ombra mi dice proprio non fare scelte solo per la sicurezza economica, perché potresti essere tentata o tentato di restare in un ruolo o in un lavoro che non ti rappresenta più. Ok? Il re di spade qua mi dice che potresti firmare in questa settimana qualcosa, oppure fare un colloquio, oppure concludere in modo molto intelligente una certa situazione che non ti portava più a nulla. E questa regina di denari mi dice che c'è una grande energia creativa concreta in te, c'è cura, creatività, abbondanza che è generata da ciò che ti appassiona davvero, che è la dea della terra, la dea terra, no? Madre terra che ti sostiene. Fondamentalmente mi dice questa stessa, non sei qui per sopravvivere, sei qui per creare, e il tuo valore sta sbocciando ora. Sì. A livello di relazioni invece in generale, qua l'imperatore è una figura maschile importante, che può essere un padre, un partner, un ex, un'autorità, e può riapparire in questa settimana perché abbiamo Mercurio retrogrado fino all'11, oppure richiedere una sorta di ristrutturazione del vostro rapporto. E a livello relazionale ti ho detto già che col 6 di bastoni qui qualcuno può finalmente riconoscere il tuo valore, farti complimenti, tornare a cercarti. E qua a livello relazionale in generale, quindi amici, parenti, familiari, la torre è una dinamica familiare oppure a livello di amicizia che può interrompersi, che può o interrompersi o cambiare o rivelarsi per quello che è. Va bene? E cosa ne consegue? Che il re di spade ci dice che i rapporti divengono più lucidi, anche più adulti. E questa sei anche tu, che tu sia uomo o donna, non importa, che dici la verità. Oppure l'altro che si mostra a te con chiarezza. Va bene? L'amore, adesso andiamo a fare la parte amorosa. Però già a livello generale vedo che se sei per esempio in una relazione, l'imperatore qua può rappresentare il tuo partner, no? O il tuo desiderio di ridefinire certi ruoli. E cosa ci insegna il carro? Che ti invita a muovere la relazione verso una nuova fase, cioè a non rimanere bloccata in vecchi schemi.
E cosa indica la torre a livello amoroso? Indica che un malinteso, una verità nascosta può emergere, però sarà liberatoria, va bene? E il re di spade può essere l'altra persona che si chiarisce o tu che finalmente parli rispetto a questa cosa. Invece se sei singolo, il 6 di bastoni dice che puoi attirare una nuova attrazione qua. Attrazione, proprio sei attraente. Puoi attirare l'attenzione, qualcuno ti nota, ti ammira, anche ti scrive. Può essere un incontro potente con un'energia re o regina di denari molto potente. C'è qualcuno di concreto che può essere capace, affidabile, no? Però che succede? Che prima serve lasciare andare un legame del passato, questo re di denari qui. Oppure un'idea sbagliata dell'amore che avevi, che si è strutturata con un'altra persona. E qua la regina dei denari interiore cosa ti dice? L'amore nasce quando ti prendi cura di te stessa, con devozione. Va bene? Quando ti prendi cura di te stessa con devozione, la complementarietà, re, regina di denari, ok? Quindi se dovessi farti delle domande adesso come autoconoscenza, no? Allora ti chiedo una cosa, puoi scrivermelo giù come stiamo facendo oppure su un quadernino. Allora ti chiedo, dove stai cercando sicurezza invece che verità? Dove? Dove stai cercando sicurezza invece che verità? E poi ti dico anche un'altra cosa, ti chiedo, cosa significa per te il successo? Stai cercando riconoscimenti da fuori o da dentro? Un'altra domanda che ti faccio, che serve in questa settimana, è: qual è la relazione o la struttura che sta crollando? E una volta che ti identifichi in questa domanda, che me la identifichi, chiediti, puoi lasciarla andare con amore questa cosa? Un'altra domanda forte che ti faccio è: cos'è che hai paura di dire? E soprattutto a chi? Ok? Queste sono le domande che riguardano il tuo karma in questa settimana. Quando noi ci rispondiamo già, abbiamo già la realizzazione, lo scioglimento, no? Sì. Ricordando in questa stesa che il re di denari è quello da lasciare andare, cioè il modello di potere vecchio, rigido, controllante, patriarcale. La regina di denari invece è l'aiuto invisibile, è l'energia del nuovo mondo, è di madre terra, la fertilità, l'amore, corpo, cura, bellezza terrena, abbondanza senza sforzo, no? Quindi quello che ti chiede questa stesa in questa settimana è spostare il baricentro della tua vita dal fare per possedere al creare per amare, dal controllo alla cura, dall'accumulo al nutrimento. Mi spiego? Anche in amore qua, no? Mi dice lascia andare l'uomo che non sa più donare per accogliere chi sa costruire con te. Quindi questa è la settimana della grande costruzione dopo la grande liberazione, cioè il tuo imperatore interiore si risveglia, prende in mano il timone della tua esistenza. Il passato crolla, ma non sei più quella che crolla con il passato, mi spiego? Il passato crolla, ma non sei più quella o quello che crolla con lui, cioè con il passato. Ora sei la regina che nutre, la donna che riceve riconoscimento, la sacerdotessa che parla con la spada della verità. Questa settimana ti dice lascia andare il trono vuoto per sederti sul tuo trono vivo. Il potere non è nel possesso, ma nella creazione. Chi sei diventata visibile al mondo è quello che sei diventata verso te stessa o te stesso. Quella che sei diventata visibile al mondo è quella che sei diventata visibile a te stessa o te stesso, è bellissimo. Ok? Wow! Mamma mia, che stesona, che bombone queste due stese. Vediamo cosa ti dicono gli oracoli.
E no, e no, e no, è chiaro che no, non è il caso di continuare a lasciare andare con serenità. Ho appena finito di dirti che il passato crolla a livello di sistemi di controllo, di potere, il vecchio senso del potere, il vecchio senso del controllo, il vecchio senso di prosperità, il senso di cosa significa una relazione. E no, quel modo vecchio di vedere, e no, e no. Cioè, è chiara questa cosa. Cos'altro? Semplicità, la via più semplice è quella più sicura, come ci insegna la regina di denari, si prende cura con semplicità. Questa è la settimana in cui fai le cose con semplicità, senza zigogoli mentali. A poco, la via semplice è quella più sicura, dicono in questa settimana. Credi in te stessa o in te stesso, osa parlare, osa dire, osa, sei più forte di quanto credi. Bellissimo, veramente bellissimo, ragazze mie e ragazzi. Che bombe, che bombe, che bombe, che bombe. Ok. Ok, adesso andiamo a leggere l'amore. Ci sistemiamo queste così. Ok. Allora, vediamo un po' l'amore in questa settimana. Vediamo. Allora, come prima carta mettiamo la tua energia attuale in amore, sia che tu abbia una persona nel cuore, sia che non ci sia nessuno. La tua energia attuale in amore, come ti stai predisponendo, cosa emani, sei aperta, chiusa, la tua energia attuale in amore. Qual è il pensiero che influenza la tua vita amorosa? Cosa pensi sull'amore? Quale convinzione, aspettativa o timore guida i tuoi atteggiamenti? Qual è il desiderio profondo del tuo cuore? Cioè, cosa vuoi davvero? Al di là di ciò che credi di volere, no? Cosa vuoi davvero? Cosa anela la tua anima? Che cos'è che blocca? O che cos'è che ha bisogno di essere lasciato andare? Magari illusioni, ferite, dipendenze. Adesso vediamo dall'altra parte chi può arrivare, o l'energia di chi arriva verso di te in questa settimana, oppure come si muove chi hai nel cuore, ok? Come si muove verso di te. Poi vediamo l'incontro con l'altro, cioè com'è lo scambio con l'altra persona, cosa vi state insegnando, qual è la dinamica energetica tra di voi e qual è il potenziale compimento amoroso in questa settimana. Ok, anche qui ragazzi e miei ragazzi facciamo un respirone e partiamo. Cosa accadrà nell'amore per te in questa settimana? Allora, energia attuale in amore per te, il 3 di denari. E beh, il tuo cuore qui è in costruzione. Mi dice che stai ponendo fondamenta nuove, stabili, mature, no? Magari anche con una certa prudenza operativa, mi verrebbe da dire. Cioè non ti stai gettando nel vuoto qua, ma stai costruendo qualcosa che abbia valore, che meriti il tuo tempo, la tua arte, la tua energia, la tua dedizione. E questa carta riflette molto l'imperatore della stesa generale, no? È come se qua stai cercando una relazione che sia anche un'opera, una co-creazione, non lo so, una forma d'arte condivisa. Una forma d'arte condivisa mi viene in mente. Sì. Potresti anche essere in una fase in cui lavori su di te per essere pronta qua. Oppure qua stai costruendo qualcosa insieme a una persona, per esempio, oppure pensando a cosa davvero significhi condividere per te. Cioè hai la stessa radice dell'imperatore, mi spiego? Ok, qual è il pensiero che influenza la tua vita amorosa? L'eremita, molta saggezza c'è qua. Sì.
Il tuo pensiero qua è profondo, anche solitario, perché l'eremita indica un'elaborazione interiore potente, è come se stai cercando la verità, la guarigione, il senso. Quindi è come se potresti anche sentirti ancora emotivamente distaccata o distaccato, oppure potresti sentirti in osservazione, oppure qua stai meditando un passo importante da fare, oppure stai guarendo qualcosa, però c'è molta saggezza qui. Questa carta dell'eremita si riflette con la torre di prima, no? È perché qualcosa nel tuo passato amoroso è crollato, sta crollando, e qua stai ancora cercando la lanterna che ti guida fuori dal buio, no? Quindi in amore sei meno interessata forse o interessato alla passione momentanea, più alla quella luminosa profondità di un legame autentico, come verrebbe da dire, vi spiego? Sì. Ok, qual è il tuo desiderio profondo? L'asso ai denari, qua il tuo cuore chiama una nuova semina. Vuoi qualcosa di reale, di vivo, che duri. Vuoi un amore concreto, sensuale, quotidiano, no? Che ti faccia sentire sicura o sicuro sia nel corpo che nella casa, nel tempo. Quindi questo risuona perfettamente con la regina di denari che hai dentro, la tua risorsa, dove stava? Eccola. Cioè desideri qua un amore che ti nutra, che ti faccia fiorire, non che ti consumi. Non cerchi illusioni, ma una realtà sacra in due, questo mi verrebbe da dire. Mi spiego? Ok, vediamo cos'è adesso ciò che blocca o che va lasciato andare. Il 4 di bastoni, questa è una carta bellissima, però qua sta a blocco. Cioè qua è come se stessi trattenendo un'idea idealizzata dell'unione. Forse un legame del passato, una fase felice che non è più quella di oggi, oppure un desiderio di famiglia o stabilità che ora va riformulato. E anche questa carta parla la stessa lingua della torre qua, perché un nuovo amore fiorisca, allora bisogna lasciare andare l'immagine fissa di casa, oppure di quel noi che avevi dentro, ok? Cioè anche in relazioni già esistenti questa carta può indicare un bisogno forte di ricreare l'intimità da nuove basi, lasciando andare aspettative cristallizzate, questo mi sta dicendo. Va bene? Ok, adesso concentriamoci sull'altra parte. Qual è l'energia che arriva verso di te? Chi può arrivare oppure come si muove colui o colei che hai nel cuore? Ok? Ok. Qua abbiamo un 9 di denari e vedo una persona realizzata qui, o che è molto concentrata sulla propria realizzazione e la propria individualità qui. Cioè questa carta è molto potente, questa è una persona che tu la conosca o meno, che sta lavorando su se stessa. È una persona centrata, autonoma, bella, desiderabile, no? Però è anche molto indipendente e forse è ancora un po' chiusa nel suo mondo, mi dice. Per esempio, se stai pensando a qualcuno in particolare, qui vediamo una persona che vuole arrivare da te con dignità, senza bisogno, ok? E questo nel riflesso della stesa generale, questa figura è l'ombra del re di denari che si dissolve, cioè sta lasciando le vecchie maschere del potere per arrivare come un individuo libero, maturo, radioso, questa persona qui, ok? Sì. Vediamo adesso l'incontro con le due energie, la danza tra le due energie, no? L'incontro con l'altro, com'è lo scambio, cosa vi state insegnando, la dinamica energetica tra di voi. E qua c'è un peso, il 10 di bastoni. Qua mi dicono che l'incontro è denso, anche intenso, anche pieno di aspettative oppure di carichi qua, però sono carichi antichi. Cioè tu o l'altra persona potreste sentire la fatica del portare le cose sulle spalle, oppure siete entrambi in un momento di saturazione emotiva, oppure di responsabilità esterne che stancano. E con questa carta in questa posizione la vita ti chiede di lasciare andare il bisogno
di dover sostenere tutto da sola o da solo. E questo risuona molto con la Torre. Cioè il vecchio modo di amare, che era anche caricare tutto su di te, ok? Questo vecchio modo di amare, di caricare le cose su di te, sta crollando. Cioè l'amore non deve essere peso da portare, ma luce che illumina la strada, mi spiego? Sì. Bellissimo, ok. Vediamo adesso qual è il potenziale compimento amoroso in questa settimana. Bello, paggio dei denari. La settimana si chiude con una nuova offerta d'amore, piccola ma autentica. Mi parla di un messaggio, di una proposta concreta, un gesto sincero di apertura. Oppure ti dico questo, un incontro con qualcuno che sembra semplice, cioè banale, non semplice, capito? Ma è una chiave che apre un nuovo ciclo. E questa risuona con il re di spade della stesa generale, cioè ciò che sembrava freddo o distante diventa parola, proposito, inizio, cioè qualcuno prende posizione o tu lo fai per te stessa o per te stesso. Quindi se io ti dovessi fare adesso una... Anzi, prima di farti vedere la visione globale, voglio mettere i miei oracoli lui-lei, perché con questo messaggio, con questa proposta, voglio vedere questa persona cosa ti dice, qual è l'energia di questa persona. Per tutte le ragazze nuove, i miei oracoli li trovate sotto all'info box in descrizione. Allora, vediamo un po'. Cosa ti dice questa persona? So di aver sbagliato, ho avuto paura. So di aver sbagliato, ho avuto paura. C'è una persona che si redime qua nei tuoi confronti, oppure una persona che si apre al nuovo, all'amore, incontrandoti, e a poco sembra una cosa semplice e banale, però è l'inizio di un nuovo tempo. Ok? Cos'altro? Tempo e pazienza, ho detto un nuovo tempo, qua le cose matureranno con i giusti tempi. Tempo e pazienza, le cose maturano con i tempi giusti. Caspita, questa persona dice: se per baciarti dovessi poi andare all'inferno lo farei. Così potrò poi vantarmi con i diavoli di aver visto il paradiso senza mai entrarci. Questa persona vuole fare una cosa shock con te, cioè vuole qualcosa di boom, capito? È animata dal fuoco qua questa persona. C'è qualcosa che fa questa persona qui o l'energia fuori da te, e poi tempo e pazienza per maturare il tutto, ok? Adesso andiamo a vedere con questi altri oracoli orfani, vedi il senso di privazione, essere imparziali alla giustizia, il vento cambia direzione in funzione delle cose che si sistemano. Da una sensazione di esclusione, da una sensazione di sentirsi soli, diversi, abbandonati, arriva la giustizia, le cose si sistemano e si rifà questo re di spade qui, no? Le cose si risolvono, il vento cambia direzione in funzione di questa risoluzione. Quindi per te l'amore in questa settimana io lo vedo un cammino di verità e ricostruzione, fatti tempo e pazienza. Stai abbandonando la vecchia idea di unione, quella piena di pesi, di illusioni, no? Per seminare cosa? Un nuovo amore, forte, fertile, vero, cioè la tua anima chiede concretezza e rispetto. La tua mente è un luogo sacro di riflessione e il tuo cuore si prepara a ricevere qualcosa che sta per nascere. Quindi io ti vedo qui, l'amore in questa settimana si intreccia con il tuo cammino pratico, cioè mentre ricostruisci la tua vita esterna con il carro e l'imperatore, stai ricostruendo anche il tuo cuore. E cosa succede qua? Che la regina di denari ti guida. Dove sta? Eccola. Non devi più sacrificarti per essere amata o amato, devi solo fiorire. E chi ti ama davvero riconoscerà
quel tuo meraviglioso giardino. Ok? Quindi ti faccio un'altra domanda per te in questa settimana. Cosa desideri veramente in amore? La verità o le conferme? Cos'è che devi lasciare andare per far entrare un nuovo tipo di relazione? Allora chiediti anche come puoi aprirti all'amore senza perdere la tua libertà. E quello che seminerai nel cuore in questa settimana sarà un grande germoglio che coltiverai con quella passione della verità che ti incarna. Ok? Bellissimo, wow, grandi le mie guerriere e i miei guerrieri, io non aggiungo nient'altro, stupenda, stupenda. Sì, concludo qui ragazze e miei ragazzi. Mi raccomando, riascoltatevi il podcast sulla prosperità e la ricchezza, perché là non parlo solo di prosperità e ricchezza, anche del senso della prosperità. Affetti, idee. Diciamo che questa stesa mi chiama proprio a quel podcast lì. Come sapete i podcast lavorano in profondità, no? La consapevolezza poi lavora in profondità. E quindi delle verità vi si faranno chiare, sempre più chiare, e sarete più libere, più leggere e più aperte a questa bellissima meraviglia che ti sta arrivando incontro. Ok? Detto questo concludo qui, ti abbraccio profondamente, noi ci vediamo alla prossima e come sempre che tutti gli dei ti benedicano. Mua!